E adesso chiudi gli occhi. Tutte le volte che faccio questo esperimento, le persone pensano di dover esprimere un desiderio. Se lo stai pensando, devo deluderti. Qui si parla di scienza. Ho fatto la cameriera per pagarmi gli studi, tenendo sempre a mente l'obiettivo finale. Eppure, sapete cos'è successo? Mi sono appassionata al lavoro sbagliato. Vedere i sorrisi delle persone che servivo, sentire che in parte era anche merito mio, era molto meglio che annegare nelle teorie che studiavo senza sapere se sarebbero mai tornate utili. E nonostante tutto sono qui, sono una dottoranda. Alla fine lo fai per amore. L'amore per la ricerca fine a se stessa. Punto. Il mio campo di studi è la mente, ma in un modo che si fatica a immaginare. Ora, per amore della scienza riproviamoci. Chiudi gli occhi. Prova a raffigurarti mentalmente la sequenza numerica da 1 a 9. Vedi una linea? Se sì, che forma e direzione ha? Inconsapevolmente abbiamo tutti una linea numerica mentale, lungo la quale, in un certo senso, immagazziniamo i numeri. Non sto parlando di oggetti, ma dei numeri come concetti astratti. Te l'ho detto, è complicato. Il motivo per cui organizziamo così i numeri è perché a seconda della loro posizione lungo la linea numerica mentale, il cervello riesce a recuperarli in maniera più organizzata e quindi anche più rapida. Ma se noi viviamo in uno spazio che è tridimensionale, lo percepiamo in 3 dimensioni e agiamo in 3 dimensioni, allora perché dovremmo organizzare i numeri semplicemente lungo una linea numerica mentale che è orizzontale? Le ricerche finora hanno studiato solo in parte questi processi di rappresentazione, dimostrando che i numeri piccoli vengono associati ad uno spazio di sinistra, mentre i numeri grandi ad uno spazio di destra, in modo progressivo. Il mio compito ora è andare un po' oltre, cercare di verificare se queste associazioni tra i numeri e lo spazio si verificano anche in un ambiente, in uno spazio tridimensionale. Quel costante desiderio di esplorare l'ignoto, con lo scopo di capire come funzionano le cose, anche solo per aggiungere un tassello al grande puzzle del sapere. Questa è la ricerca di base. Non puoi sapere dove finirai, ma vai avanti lo stesso. Mi chiamo Sara, ho studiato psicologia e ora sono una dottoranda del Brain, Mind and Computer Science del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università degli Studi di Padova. Io mi occupo di ricerca di base, il che vuol dire che il mio compito non è trovare delle applicazioni pratiche ai miei studi, ma piuttosto fornire delle basi teoriche fondamentali sulle quali si svilupperanno ricerche future. Quindi, anche se il mio compito non è più servire i clienti, la mia ricerca in fondo è una specie di servizio al tavolo. Di questi tempi, in questi giorni, se non avessi finito i giorni, dimenticato di contarli, catalogarli, forse ne chiederei 1000 altri per poi buttare anche quelli. Siamo un fantastico buco nero di seconde occasioni, un'infinita storia